progetto super facile e veloce da realizzare assolutamente sotto l'ombrellone. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un progetto veramente facilissimo e velocissimo, ovvero la pochette Olympia, una pochette veramente super veloce da realizzare ma soprattutto perfetta per le principianti. Si tratta di una pochette in tessuto rivestita con mattonelle o comunque lavorazione in raffia, ma la particolarità di questo progetto è soprattutto il filato che ho utilizzato, perché non è una raffia normale ma si tratta della nuovissima cotton raffia di Hobby Perline, una raffia 100% in cotone, quindi un filato che va a simulare la raffia ma in realtà è un morbidissimo cotone. Si lavora divinamente, quindi come vi ho presentato la raffia silk che ho amato, secondo me vi innamorerete anche di questa. Come vi dicevo è realizzata in parte con delle mattonelle. Avrei potuto usare un po' di più con la lavorazione delle mattonelle, quindi realizzare delle mattonelle un po' più particolari, ma ho deciso di lasciare il lavoro super basic in modo da facilitarne la creazione anche e soprattutto alle principianti, alle meno esperte, a chi magari vuole provare a realizzare la sua prima borsa. Direi che questa è perfetta perché è veramente facilissima da realizzare. Tra l'altro è una pochette super capiente, perfetta sia da mettere nella borsa da spiaggia ma anche da indossare sotto braccio per uscire, perché no, se la realizzate magari con un filato un po' più particolare tipo il lurex, secondo me si presta benissimo anche per le sere d'estate. Se volete realizzarla anche voi trovate come sempre il kit materiali completo sul sito Hobby Perline, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni. Se cercate lo schema scritto e la versione per mancini la trovate come sempre sul mio blog katieandmade.com. Ovviamente potete personalizzare il vostro progetto come volete, volendo potete applicare anche una tracollina sui laterali ma rinforzando comunque magari la zona dove andrete ad applicarla. Comunque vi ho spiegato tutto durante il tutorial, quindi non mi dilungo più di tanto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Ed ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto super facile e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò la cotton raffia, utilizzerò 3 colorazioni, avremo bisogno di 2 gomitoli del color panna naturale, un gomitolo di giallo e un gomitolo di rosso. Ovviamente potete modificare tranquillamente le colorazioni. Avremo bisogno di una pochette in tessuto da rivestire. Lavorerò il tutto con l'uncinetto 3,5, ago e filo per cucire, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la realizzazione delle mattonelle, quindi come primo colore utilizzerò il rosso, quindi partiamo con l'anello magico che potete sostituire tranquillamente con 5 catenelle chiuse in cerchio e poi lavorate all'interno del cerchio che si è creato. Prendiamo il filo e facciamo una catenella per bloccarlo, aggiungiamo altre 2 catenelle. Quindi in totale abbiamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Lavoriamo 2 maglie alte all'interno dell'anello, 1 e 2 catenelle, 3 maglie alte all'interno dell'anello, 1, 2 e 3, 2 catenelle e ripetiamo questo procedimento, quindi 3 maglie alte e 2 catenelle fino ad avere 4 gruppi da 3 maglie alte. Quindi ora ne abbiamo 2, ne facciamo altri 2.
termineremo facendo 2 catenelle, andiamo a chiudere l'anello tirando questo filo, lo tiriamo per bene e dobbiamo andare a chiudere con maglia bassissima esattamente nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi contiamo 1, 2 e 3, ci inseriamo e cambio colore, passo al giallo nel mio caso, quindi vado a prendere il filo, me lo porto all'esterno e chiudo a maglia bassissima. Faccio 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta e procedo lavorando una maglia alta anche nei 2 punti alti sottostanti, quindi mi inserisco nel secondo e faccio una maglia alta, mi inserisco nel terzo e faccio una maglia alta in questo modo. A questo punto mi ritrovo lo spazio di 2 catenelle all'interno di questo spazio e di ogni spazio che ho di 2 catenelle all'interno vado a lavorare 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio, una e 2. A questo punto ho le 3 maglie alte sottostanti, quindi vado a lavorare una maglia alta in ciascuna di queste maglie che ho di sotto, poi ho di nuovo lo spazio di 2 catenelle, all'interno lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e continuo così fino ad ultimare il mio giro. Terminato anche questo giro, ho già tagliato il filo, mi inserisco sempre nella terza catenella delle 3 iniziali, vado a prendere il colore che sarà il colore dominante della mia pochette e chiudo a punto bassissimo in questo modo. Faccio sempre le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e procedo lavorando una maglia alta per ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare allo spazio di 2 catenelle sottostante. Ok, a questo punto devo ripetere sempre lo stesso procedimento, quindi in ogni spazio di 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte. Poi per ogni maglia alta che ho sottostante ci lavoro una maglia alta al di sopra, quindi procedo, parto da questa maglia alta, mi raccomando non dimenticatela, ci inseriamo e lavoriamo una maglia alta e procediamo così per tutto il giro. Una volta che avremo terminato il giro chiuderemo sempre con maglia bassissima nella terza catenella e procederemo nello stesso modo con la stessa colorazione per altri 2 giri, quindi in totale dovremo ottenere 3 giri con il colore naturale, quello che sarà quello dominante, quindi lavoriamo i 3 giri totali nel mio caso con il colore naturale e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, lavorati i 3 giri con il color panna, a questo punto vado a chiudere sempre con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Questa catenella che abbiamo fatto funge da prima maglia bassa, quindi ora mi sposto nel punto successivo,
lavoro una maglia bassa in ogni punto successivo fino ad arrivare allo spazio di 2 catenelle dove dovremo fare l'aumento. Quindi arrivati in questo punto lavoriamo all'interno di ogni spazio 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse sempre nello stesso spazio. Poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi in ogni maglia alta lavoreremo una maglia bassa e poi quando arriviamo nel prossimo spazio di 2 catenelle lavoreremo sempre 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato il mio giro, ho già tagliato il filo, a questo punto tiriamo fuori il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Quindi ci inseriamo in questo punto e poi rientriamo nell'ultimo punto lavorato in questo modo. Blocchiamo il filo attraverso le maglie, la stessa cosa la faremo anche per gli altri fili che io ho già bloccato. E dovremo ripetere lo stesso identico procedimento anche per le altre 3 mattonelle. Vi dico subito la misura della mattonella che corrisponde a 16 cm. Ovviamente dobbiamo far prendere forma alla nostra mattonella, quindi dobbiamo bloccarla. Vi consiglio di prendere un pezzo di polistirolo o qualcosa di morbido su cui potete mettere degli spilli. Vi faccio vedere come. Quindi prendete un pezzo di polistirolo, io questo me lo tengo proprio per fissare le mattonelle, stendiamo bene la mattonella in questo modo, poi inumidite spruzzando un po' di acqua, la lasciate asciugare e questa una volta che è asciutta sarà perfetta, proprio perché comunque è cotone, quindi possiamo gestircela un po' come vogliamo. Quindi ripetiamo lo stesso procedimento anche per le altre 3 mattonelle, in totale dovremo ottenerne 4 ovviamente per lo schema che stiamo lavorando. Se utilizzerete una pochette diversa dovrete attenervi alle misure che vi occorrono, quindi ci rivediamo al termine delle 4 mattonelle. Realizzate le mattonelle necessarie per ricoprire la pochette, nel mio caso ne occorrono 4 di questa dimensione. Dovremo andarle ad assemblare, quindi 2 si troveranno sul davanti, 2 sul retro, andranno in questo modo, la parte superiore poi sarà rifinita con gli altri 2 colori, quindi andremo praticamente a ricreare la stessa pochette che poi andremo a cucire sul bordo della pochette in tessuto. Quindi la cucitura sarà in questo modo. Ho lavorato a maglia bassa in costa retro sul retro delle mattonelle. Questo sarà il risultato. Ora vi faccio vedere il passaggio. Ci prendiamo 2 mattonelle, le mettiamo dritto contro dritto, quindi in questo modo mi prendo il filo del colore principale, quindi nel mio caso quello più chiaro, mi faccio un cappietto ed utilizzo ovviamente lo stesso uncinetto, quindi il 3,5. Con l'uncinetto vado ad inserirmi nella metà catenella della catenella che si trova sull'angolo e nella metà catenella della catenella che si trova sull'angolo sull'altra mattonella. In questo modo prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Procedo, punto successivo mi vado a prendere la metà catenella esterna e la metà catenella esterna della mattonella frontale in questo modo
prendo il filo e faccio una maglia bassa. Procederò in questo modo per ogni punto di questo lato. Se preferite potete anche andare a cucire con ago da lana e termineremo la cucitura esattamente sulla catenella che si trova sull'angolo opposto. E termino la cucitura sulla catenella che si trova nell'angolo, faccio una catenella di sicurezza e posso tagliare il filo. Questo sarà il risultato, come vi ho fatto vedere già sulle altre due mattonelle. A questo punto dobbiamo andare a fare l'ultima cucitura, quindi ci prendiamo le due mattonelle, le sovrapponiamo dritto contro dritto alle altre due mattonelle e dovremo andare a fare la stessa cucitura ma chiudendo questi tre lati, quindi lasceremo aperto solo il lato superiore. Ci prendiamo quindi lo stesso filo, stesso uncinetto e ripeteremo lo stesso identico procedimento. Partiremo dalla catenella d'angolo, ci inseriamo e facciamo una maglia bassa e procederemo così per ogni punto, quindi ci faremo tutto questo lato corto, il lato più lungo sempre cucendolo nello stesso modo e l'ultimo lato corto. Una volta che avremo terminato la cucitura facciamo una catenella di sicurezza, ma non andiamo a tagliare il filo, andiamo a rovesciare la nostra lavorazione, quindi portiamo il dritto all'esterno del lavoro. Mettendo la boccetta all'interno capiamo benissimo che dobbiamo lavorare altri giri. Nel mio caso devo lavorare almeno 5 cm circa, perché comunque devo andare a ricoprire tutta la pochette. Quindi non ho tagliato il filo perché procedo lavorando semplicemente da qui. Quindi ho fatto la catenella, mi inserisco nel primo punto disponibile, qui mi ritrovo nel mezzo praticamente, quindi mi vado ad inserire in questo punto qui e faccio una maglia bassa e lavoro una maglia bassa per ogni punto che ho lungo il bordo. Ovviamente devo lavorare in tondo, quindi lavorerò tutta questa parte e poi passo sull'altro lato e termino il giro. Non dovremo fare né aumenti né diminuzioni, ma lavorare i punti così come si presentano. Terminato questo giro, adesso andrò ad alternare un po' i giri con maglie alte che farò con il colore rosso e il colore giallo, e tra questi giri di maglie alte che farò colorati farò dei giri a maglia bassa con il colore base, quindi questo più chiaro. Ora devo chiudere il mio giro a maglia bassissima, mi inserisco nel primo punto ma vado a prendere il secondo colore. In questo modo prendo il filo e chiudo a maglia bassissima, faccio una catenella, rientro nello stesso punto, faccio una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante per tutto il giro.
Bene, ho terminato il giro con il rosso. A questo punto riprendo il colore di base, mi inserisco nel primo punto e chiudo a maglia bassissima proprio con il colore di base, catenella, maglia bassa nello stesso punto e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Terminato il giro vado a fare di nuovo il cambio colore, prendo il giallo, quindi l'altra colorazione delle tre che stiamo utilizzando, faccio un giro di maglia alta come ho fatto per il rosso, chiudo il giro e vado ad ultimare con un ultimo giro di maglia bassa come sto facendo adesso. Quindi ci rivediamo al termine di tutti questi giri. Ecco qui, ho terminato tutti i miei giri, ho ultimato con l'ultimo giro di maglia bassa con il colore neutro, ho già tagliato anche il filo, lo tiro fuori e vado a chiudere con asola di chiusura perché ho comunque raggiunto i miei 5 cm. Ovviamente se nel vostro caso fosse necessario potete lavorare tranquillamente più giri o meno giri, quindi per chiudere il mio giro vado ad inserirmi non nel primo punto ma nel secondo e poi rientro nell'ultimo punto lavorato. Tiro bene il filo e lo vado a bloccare all'interno tra le maglie. A questo punto non ci resta che inserire la pochette all'interno. Se non volete applicare la pochette già realizzata, potete anche foderare la pochette che abbiamo realizzato in raffia e poi andare a mettere una cerniera, un bottone magnetico, insomma chiuderla come preferite. E una volta che abbiamo inserito la pochette all'interno, dobbiamo andare a cucire tutto il bordo lungo il bordo della pochette in tessuto. Quindi io seguirò esattamente tutto questo bordino qui, metto degli spilli giusto per tenerla ferma. Volendo, se non amate molto cucire, potete utilizzare anche della colla acetovinilica o della semplice colla per tessuti, la mettete lungo il bordo, fissate il bordo in raffia, lo tenete ben saldo, magari mettete delle mollette per fare pressione, la lasciate asciugare e sarà un passaggio molto più veloce rispetto al cucire. Se invece volete cucirla, bloccate il filo sulla pochette in tessuto e poi entrate anche nel bordo all'uncinetto. Terminata tutta la cucitura, blocchiamo il filo sempre sulla pochette in tessuto. Ed eccola qui terminata, questo sarà il risultato finale. Comunque una pochette veramente super semplice, perfetta sia per il mare, da inserire all'interno della borsa mare e poi comunque portarla durante la passeggiata lungo la riva, oppure semplicemente anche per uscire, da mettere sotto braccio. Secondo me è molto comoda e comunque è una pochette molto capiente perché c'entra tranquillamente il portafoglio, il telefono, è molto capiente, non è piccolina. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate e se la realizzerete. Ovviamente è completamente personalizzabile sia nei colori che nella struttura, perché potete giocare anche con mattonelle molto più elaborate. Io avrei potuto comunque osare con le mattonelle, ma ho deciso di lasciare il progetto molto semplice,
così che possa essere realizzato anche dalle principianti. Se volete realizzarlo anche voi, trovate il kit materiali completo sul sito di Hobby Perline. Vi lascio come sempre il link sia qui sul video che nel box informazioni, ed ovviamente vi consiglio di provare questa nuova cotton raffia che simula la raffia ma in realtà è 100% cotone, morbidissima da lavorare e soprattutto per bloccare le mattonelle è fantastica, perché inumidite le mattonelle che sono in cotone, con questo caldo si asciugano subitissimo e tengono la forma perfettamente, quindi vi consiglio assolutamente di provarlo. Se l'avete già provato ditemi la vostra, cosa ne pensate, io la trovo fantastica. Detto questo, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial in arrivo. Se cercate schema scritto e versione per mancini la trovate sul mio blog katyandmade.com. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto facile facile. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!